Salve a tutti ragazzi, eccoci qui, bentornati sul canale quest'oggi a parlare di alcune notizie che sono uscite fuori in casa Napoli. Ovviamente c'è da analizzare l'infortunio del nostro Osimhen, che non sarà della partita con il Milan di domenica, non ci sarà nemmeno alla prima di Champions League. Speriamo di poterlo ritrovare nella partita di ritorno contro il Milan in Champions. Salterà anche il Lecce, ci saranno gli esami da fare, quantificare quanto è il danno e quanto tempo può rimanere fuori l'attaccante più forte della Serie A, numeri alla mano. E poi vi volevo dire la mia su alcune dichiarazioni di De Laurentiis. Secondo me un'altra uscita non totalmente a vuoto, ma a metà tra un'uscita a vuoto e non. Prima di cominciare ragazzi vi volevo come sempre invitare ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se volete restare aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un video, e qui sotto stanno scorrendo questi titoli che dicono abbonatevi al canale ragazzi per poter interagire direttamente con me o in live o in un semplice video. Ci saranno ovviamente contenuti riservati agli abbonati quando raggiungeremo ovviamente un numero cospicuo di abbonati. Vi invito ad abbonarvi al canale, così possiamo anche interagire, soprattutto in video. Sarei contento di creare questo scambio di opinioni anche in live, anche in video, come volete voi. Comunque gli abbonamenti sono attivati e basta un clic. Abbonatevi al canale se volete avere questi privilegi. Ma andiamo ad esaminare ciò che è stata la giornata di ieri in casa Napoli. Allora, si è fatto male Osimhen, lesione all'adduttore. Osimhen dobbiamo dire che era già affaticato, tra virgolette, già nelle ultime uscite, sia in Champions che in campionato, prima della sosta delle nazionali. A volte esultava molto meno, dopo il gol cercava di non farsi la corsa per andare ad esultare, cercava di risparmiarsi, a volte è uscito all'80° comunque che si toccava una gamba. Non è una cosa che è successa secondo me prettamente in nazionale, però c'è anche da dire che le due partite che Osimhen ha giocato, io non ho visto le partite ma ho visto solamente le azioni salienti, perché vado sempre a guardarmi ciò che hanno fatto i calciatori del Napoli quando non sono a Napoli e sono convocati in nazionale, e la qualità dei campi dove ha giocato Osimhen con la Nigeria non è dei migliori. Ovviamente non voglio fare il tipo che trova alibi a un infortunio, perché l'infortunio è fisiologico, ci può stare tutto ciò che volete, però giocare su campi dove le gambe poggiano a terra in maniera anomala, devi fare degli scatti su zolle al limite che non ti permettono di rendere al 100%, basta un movimento sbagliato, quando sei affaticato il crack è lì dietro l'angolo. Detto questo, dobbiamo fare a meno di Osimhen per la partita di domani contro il Milan, e il Lecce è la prima di Champions, speriamo che torni per il quarto di finale di ritorno contro il Milan, ma gli esami potranno dirci l'entità, non lo sappiamo ancora. Ovviamente ad oggi sono tutte supposizioni. C'è anche chi ha pensato, e non vi nego che il pensierino mi è passato per la testa anche a me, di un po' di pretattica, preservarti Osimhen per la Champions, non lo so, però non credo che sia questa l'occasione. Però vista un'intervista di Osimhen uscito da Castelvolturno, ha parlato con un tifoso e ha detto che l'infortunio non è niente di grave, lascia ben sperare per il futuro, e dobbiamo giocarci questa partita con il Milan senza Osi all'andata, senza Osi anche al ritorno. Io sì, ho avuto i primi 10 minuti, quando ho letto la notizia, sai, un po' di sbandamento, ma non perché dobbiamo andarci a giocare la partita senza Osimhen, allora
risultiamo inferiori alla squadra da affrontare, no, perché volevo giocarla con Osimhen visto che all'andata non c'è stato, tutto qua. E poi sono sempre dell'opinione che il Napoli ha una rosa attaccanti che sono tutti quanti diversi l'uno dall'altro. Vedi Raspadori, vedi Quara che fa l'esterno, destra, sinistra, si accentra, è una sorta di jolly offensivo. Osimhen, un grandissimo attaccante, punta fisica, fa salire la squadra, lo puoi lanciare in velocità, colpo di testa. Simeone che si viene a prendere la palla al centrocampo, ti cerca sempre l'1-2 e lo scambio, arriva al limite dell'area, si gira e può far male alle squadre avversarie. Politano, esterno di destra, si accentra, mette il cross, sono tutti quanti attaccanti con caratteristiche diverse, quindi perderne uno, secondo me, perdi un tantino di imprevedibilità nei cambi da poter effettuare, nel gioco da poter esprimere. Però, ovviamente, fiducia massima a Giovanni Simeone che ha sempre reso al 100%, è sempre stato eccellente ogni volta che è stato chiamato in causa. Quindi da questo punto di vista non c'è né rammarico né tristezza né preoccupazione dal punto di vista realizzativo, perché il Napoli quest'anno ci ha abituati a ci ha abituato o ci ha abituati ci ha abituato vabbè ci ha abituato a segnare in modi diversi sia a seconda dell'avversario sia a seconda degli attaccanti e della squadra messa in campo. Detto questo, speriamo che sia una grandissima partita degna del blasone delle due squadre, perché Napoli-Milan oggi o 20 anni fa è sempre una partita sentitissima dalle tifoserie e sentitissima ma da tutta la Serie A, perché sono due squadre, il Milan titolato tantissimo, il Napoli ovviamente è la squadra del sud che deve sempre tenere testa a una sorta di cordata nordica, tra virgolette. Non voglio fare distinzioni tra nord e sud, era solo per farvi capire il concetto. Travisiamo un attimo, non travisiamo, analizziamo un attimo la situazione anche ADL e le sue dichiarazioni contro l'UEFA, e ha detto che ovviamente non è d'accordo ai quarti di finale che si affrontano due squadre italiane, perché la Champions League per lui è una Coppa Europea, quindi le squadre italiane si devono sempre scontrare con squadre europee per lo spettacolo, per rispettare il nome della Coppa, tra virgolette, che è una Coppa tra club europei. Però io non sono d'accordo su queste dichiarazioni per il semplice fatto che arrivi ai quarti di finale. Ai quarti di finale, secondo me, è molto meglio questo sorteggio mischiato. Non importa se ci siano 4 inglesi, 4 spagnoli, 2 italiani, però un sorteggio misto mi fa sempre più piacere che un sorteggio dove si devono andare a vedere: tu hai giocato nel girone di quell'altro, quindi non lo puoi affrontare, la squadra italiana con l'altra squadra italiana non si può affrontare, l'inglese non può affrontare l'altra inglese, però aveva il Real Madrid nel girone, quindi non lo può affrontare. Diventa un macello da dover gestire in primis, e poi si possono fare molti più calcoli anche prima del sorteggio, quindi c'è meno imprevedibilità, ecco. Che poi le squadre sono 8 ai quarti di finale, quindi secondo me non puoi evitare di far affrontare due squadre della stessa nazione. Che poi De Laurentiis punta sempre allo spettacolo. Potrei anche essere d'accordo con lui che se i quarti di finale fossero stati, che so, Inter Bayern, Napoli City e Milan Real Madrid, ovviamente 3 partitone per le squadre italiane, con un appeal sicuramente superiore a uno scontro tra due squadre dello stesso paese, però
Se guardiamo poi l'altro lato della medaglia e abbiamo evitato tutte le corazzate, non mi sembra poi un sorteggio andato male. Quindi non sono d'accordo con le parole di De Laurentiis, ma rispetto all'opinione del presidente, anche se da questo punto di vista sono sempre pro sorteggi misti anche agli ottavi. Io non ho mai voluto che si facessero sorteggi, come si dice, si facessero sorteggi studiati, perché quando devi, quando devi tener conto di fattori che sono lo stesso paese, la squadra dello stesso paese, lo stesso girone, ne vale comunque l'imprevedibilità e la sorte. Quindi se un sorteggio è chiamato tale è per la sorte. Se dobbiamo togliere imprevedibilità alla sorte, diventa una cosa un po' più un po' meno accattivante, meno che ha meno appeal, almeno dal mio punto di vista. Poi fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, da questo punto di vista. Detto questo, speriamo di vincere la partita di domani sera, perché non dico è fondamentale per il campionato, perché il distacco è largo e l'abbiamo creato appunto, secondo me, per poterti giocare la Champions League a mente sgombra, senza dover fare calcoli. Ho in campionato il Milan, poi devo vedere il Lecce, non posso perdere punti e quant'altro. Quindi il Napoli è l'unica squadra, secondo me, tra quelle qualificate agli ottavi, che si va a giocare questo quarto di finale in maniera totalmente spensierata, e la partita di domani può essere una, una partita che può dirci al limite cosa ci si può aspettare nella partita di andata di Champions, perché comunque tra 10 giorni, in 10 giorni cambia ben poco. Abbiamo visto che Pioli tornerà con la difesa a 4, è una cosa normalissima perché hai preso 3 palloni con l'Udinese e cerchi di arginare gli errori che ci sono stati. Quindi si ritornerà con la difesa a 4. Tatticamente sarà quasi la stessa partita dell'andata, molto probabilmente, anche se ieri ho fatto il prepartita, ovviamente con Osimhen in formazione, dove dicevo che abbiamo Osimhen che non abbiamo avuto all'andata, quindi c'è questa imprevedibilità nell'attacco del Napoli che non avevamo a San Siro, e invece stessa formazione quasi dell'andata anche per il Milan. Ovviamente il Milan ha Leao in più che all'andata non c'era, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché il Milan, secondo me, non può permettersi di perdere la partita per far sì che poi il treno Champions non si allontani, perché vincendo Atalanta, Inter, la Roma, la Lazio, comunque ti metti in una posizione di classifica dove poi è doveroso vincerle quasi tutte fino alla fine. Detto questo, non voglio dilungarmi perché volevo fare un video che non era abbastanza lungo, però alla fine, chiacchierando, una chiacchiera porta l'altra, siamo arrivati quasi a 14 minuti di video. Detto questo, io auguro una grandissima partita a tutti quanti, sia a noi tifosi del Napoli che ai tifosi del Milan. Spettacolo garantito, credo, al Maradona, sold out. Poi ci vediamo nel post partita. Mi sto organizzando per cercare di poter fare delle live durante le partite, però lavori in corso, ci stiamo organizzando passo dopo passo, arriveremo anche a questo. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e sempre forza Napoli. Ciao.